Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di marzo 2026. Abbiamo la carta della temperanza, amici del Leone. Può essere un periodo, diciamo, tranquillo, un periodo dedicato alla guarigione, allo stare meglio, al riportare in equilibrio quello che potrebbe essere uno stato psicologico con uno stato emotivo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un 8 di pentacoli, il mondo. Abbiamo un 2 di coppe, la ruota della fortuna, la giustizia. Quanti arcani maggiori, ragazzi? Abbiamo un 9 di bastoni e un 4 di bastoni. Bene, allora questo è il movimento energetico nel mese di marzo per quello che riguarda la situazione romantica per voi. Quindi è il vostro movimento energetico e se siete single potete rimanere con questa prima parte della lettura. Nel caso invece abbiate qualcuno in testa o abbiate qualche relazione esistente, vi consiglio di fermarvi perché nella seconda parte della lettura andremo a vedere lo sviluppo energetico della persona di interesse. Allora, partiamo da questo 8 di pentacoli. Abbiamo un 7 di spade, un 2 di bastoni e un 8 di spade, 7-8 di spade tra l'altro. Allora, qui c'è qualche tema legato alle aspettative, a quello che voi vorreste, a quello che voi non avete o a come vedete, diciamo, potrebbe essere sia la vostra vita in generale oppure la relazione di coppia. Qui c'è un 7 di spade, quindi è come se qualcuno di voi si stesse raccontando qualche bugia inerente la propria situazione personale, inerente eventualmente un'idea di relazione, visto che siete single. Andiamo a vedere il mondo. Comunque diciamo che con questo 8 di spade c'è come una mentalità un po' negazionale, cioè si negano certe cose ed è per quello che secondo me c'è anche il 7 di spade, come se ci fossero delle bugie che vi autoraccontate. Allora abbiamo un 10 di pentacoli per il mondo. E il sole, stavo controllando di avere il mazzo al dritto, ma sì, ce l'ho al dritto. Allora, qui potrebbe esserci una chiusura nel mese di marzo, potrebbe essere un allontanamento anche da parte vostra per quello che riguarda una determinata situazione, una conoscenza che magari avete fatto. Diciamo che con la carta del mondo c'è come la conclusione di un certo capitolo. Io qui ho come la sensazione che qualcuno possa cambiare gruppo di amici. Andiamo a vedere il 2 di coppe, perché
Io credo che molti di voi vogliano effettivamente iniziare una relazione. 8 di pentacoli potrebbe essere una relazione di un certo spessore, una relazione seria, dove si possa vivere la quotidianità. E 7 di coppe. C'è come qualche cosa che vi sfugge dalle mani o dalla testa, perché il 7 di coppe io lo sento un po' collegato con questo 7 di spade. Sento anche che qualcuno è un po' disilluso. Mm. Vi dirò, ragazzi, può anche essere che conosciate qualcuno verso la prima metà di marzo. Potrebbe essere una persona con la quale inizialmente c'è una semplice chiacchiera, c'è un qualche tipo di interesse in comune, ma non necessariamente romantico per adesso. Andiamo a vedere la ruota della fortuna, perché qui effettivamente, 3 di spade e cavaliere di coppe. Anche qui abbiamo il mondo, qui abbiamo la ruota della fortuna, un 10 di pentacoli, si tratta di chiudere un ciclo. Può essere un ciclo di sofferenza o un ciclo di sacrifici. Perché se voi per caso arrivate da questo momento dove vi siete sacrificati per gli altri, qui è come se fosse giunto il momento di smetterla di sacrificarsi per gli altri, smetterla di mettersi al secondo posto. Devo dire anche un'altra cosa, il 3 di spade fa riferimento, siccome qui abbiamo la temperanza, il 3 di spade fa riferimento anche a una sofferenza del passato. Potrebbe essere che qualcuno non vi faccia una determinata offerta e che quindi voi ci patiate, soffriate di questa cosa. Però è anche vero che con la ruota della fortuna io credo che qui ci sia un tema a livello karmico che va risolto. Io qui ho come la sensazione che qualcuno potrebbe rompere gli schemi familiari. Andiamo a vedere la giustizia. Wow, amanti. E giustizia. Sì, bisogna proprio rompere questi schemi. Quello che si è imparato durante l'infanzia è come se si dovesse concludere un qualche cosa. Vi dirò che per qualcuno si tratta di incontrare una persona che conoscete dall'infanzia. Non necessariamente è già successo qualche cosa con questa persona, però vi dico che secondo me c'è come la possibilità di vivere qualche cosa nel quotidiano. Ripeto, non vedo i cuoricini per adesso. Però è anche vero che avete il 2 di coppe, ruota della fortuna e gli amanti, 2 volte la carta della giustizia e un 4 di bastoni. Quindi potrebbe essere una persona importante a livello di famiglia di anime, quella che andrete a incontrare e che secondo me qualcuno di voi già la conosce. È come se qualcuno volesse andare oltre o la persona oppure all'interno di questa conoscenza si vuole di più, però è come se non potesse arrivare qualche tipo di offerta, qualche tipo di comunicazione, perché c'è questa sofferenza in mezzo. E qui con la carta della giustizia sento che è come se fosse ora di dare delle regole. Vi dico, avete anche la carta degli amanti, è una carta bellissima, parla di amore corrisposto, di amore ricambiato, parla di equilibrio, di armonia, che è anche un po' il tema della giustizia, no? La giustizia con la sua spada taglia quello che è di troppo nei piatti della bilancia per riportare l'equilibrio. È un po' tutta una lettura dedicata all'equilibrio, secondo me, perché anche qui abbiamo la temperanza. Si tratta di definire quali sono le regole del gioco. E vi dico anche una cosa, la giustizia parla di contratti, quindi si tratta di capire che tipo di accordo c'è tra voi e quest'altra persona.
Andiamo a vedere il 9 di bastoni, perché è una di quelle carte, guardate cosa c'è sotto, 9 di bastoni. È una di quelle carte che mi dice che c'è bisogno come di creare la propria zona di comfort, mettere come delle barriere, non darle tutte vinte, mi viene da dire. Abbiamo un 8 di bastoni e un 9 di coppe. Sì, è un po' come se si dovessero definire i limiti della relazione, cosa mi fa sentire al sicuro, cosa mi dà ansia, cosa mi fa sentire magari in pericolo o titubante. Cioè io sento che c'è da mettere come delle regole a questa conoscenza, dove vogliamo andare, come vogliamo impostare questa conoscenza. Si è girato un 7 di bastoni, che di nuovo è una carta che mi indica il mettere dei paletti, il mettere dei confini, il respingere certe cose che non sono vostre. Che interessante, 7, 8, 9 di bastoni. Sì, io ho come la sensazione che questa persona potreste effettivamente conoscerla. C'è un buonissimo potenziale con tutte queste belle carte. Vi dico che qualcuno già la conosce, ma magari di vista, piuttosto che, non lo so, potrebbe essere un amico di vecchia data, un'amica. Però è come se si dovessero, appunto, fissare come delle nuove regole per far sì che la cosa vada avanti in modo lineare, mi viene da dire. Però avete anche un 4 di bastoni alla fine, che è una carta di stabilità, è una carta wow. Abbiamo il matto e un 6 di spade. Ragazzi, qui inizia qualche cosa di romantico e vedendo questo 4 di bastoni alla fine della lettura vi dico che può anche essere un qualche cosa di molto stabile. Cioè è come se nel mese di marzo conosceste o rivedeste questa persona, c'è effettivamente attrazione, c'è chimica, c'è come la voglia per entrambe le parti di creare qualche cosa, di creare come una relazione, una conoscenza, una frequentazione, però io ho la sensazione che si debbano ripristinare un po' gli equilibri, non tanto tra voi e l'altra persona, ma tra la vostra parte mentale e la vostra parte emotiva. Cosa vuole la testa, cosa vuole il cuore? E quello che non vi convince, semplicemente prendete tempo. Io ho come la sensazione che il comunicare quali siano i vostri confini, i vostri limiti, le vostre regole, i vostri desideri, i vostri non negoziabili, farà sì come di gettare delle ottime basi per questo nuovo inizio di cui ci parla il matto. Ok ragazzi, andiamo a vedere un po' l'energia della vostra persona di interesse. Io cercherò di lasciare la lettura, diciamo, aperta, perché comunque siete tanti, ognuno di voi ha situazioni diverse. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo da una regina di denari. Abbiamo un re di coppe, cavaliere di coppe, 10 di spade, 7 di spade, mondo e 6 di spade. Partiamo dalla regina di denari. Io credo che questa sia una persona molto concreta, asso di denari e 3 di bastoni. Voi avevate il 2 di bastoni qua. Io credo che questa persona sia una persona concreta che, secondo me, allora, per qualcuno questa persona si è spostata da una situazione vecchia,
Per qualcun altro sento che è un po' come se fosse guardinga, se stesse studiando un po' come proporsi, come muoversi, cosa fare, quali sono gli obiettivi futuri. Andiamo a vedere il Re di Coppe. Ok, Fante di Pentacoli e Luna. Io credo che questa persona vi stia osservando da lontano, come questa sensazione. L'idea è che nutra qualche cosa per voi, perché abbiamo un Re di Coppe con un Fante di Pentacoli. Datemi una carta per la Luna. 4 di spade, di pentacoli. Io ho come la sensazione che sì, vi conosca già questa persona e che non voglia perdervi. Vi dico, con il Fante di Pentacoli è facile che l'altra persona straveda per voi. C'è come un obiettivo qui, probabilmente un sogno, un qualche tipo di risultato al quale si vuole arrivare. Andiamo a vedere questo Cavaliere di Coppe, perché io ho la sensazione che questa persona voglia che le cose nascano, diciamo, da sole, senza necessariamente fare dei passi concreti in avanti. È un po' come se stesse aspettando che le cose si sviluppino per conto proprio. Allora, qui abbiamo un 7 di pentacoli, il matto e un 3 di pentacoli. Sì, l'idea è che non, come vi posso dire, non c'è quel momento dove si parla e dove si dice ascolta, tu che cosa vuoi? Io voglio questo, come ci si può venire incontro? È lo stesso obiettivo, semplicemente come se la cosa fluisse e le cose succedessero. Vi dico, qui abbiamo un 3 di bastoni, qui un 3 di pentacoli, quindi qualche tipo di ideologia di costruzione c'è nella testa di questa persona, però è come se non volesse parlarne, è come se lasciasse un po' che le cose si sviluppassero da sole. Andiamo a vedere il 10 di spade, Re di coppe, e Cavaliere di coppe, ce l'avete 3 volte, 1, 2, 3. Andiamo a vedere anche 7. 10 di pentacoli, 9 di pentacoli, 7 di spade, imperatore. 7 di spade sul 7 di spade, e ce l'avevate anche qui, quindi è la terza volta che si ripete questa carta nella lettura. Ragazzi, io sento che questa persona fa un po' di difficoltà a parlare. Credo che sia più una persona di quelle pratiche, cioè magari non vi dice mi piaci, però vi fa 1000 regali. Cioè è più una persona da fatti che non da parole. Probabilmente a voi serve questa chiacchiera per capire come ci si sta muovendo. Allora, è che l'idea è che questa persona abbia bisogno come di fatti concreti. Siccome è una persona che parla con i fatti, capisce i fatti di risposta. Normalmente, allora, quando noi amiamo, tipo, ci sono delle persone che hanno bisogno di sentirsi dire ti voglio bene, ti amo, e usano lo stesso metodo con la persona di interesse, no? Perché pensano che se questo è quello di cui ho bisogno io, sicuramente è quello di cui ha bisogno l'altra persona. Però molte volte il linguaggio dell'amore è diverso. Per qualcuno può essere importante la chiacchiera, il parlare, sentirsi dire ti voglio bene, per altri invece è una cosa più pratica del tipo ti risolvo i problemi, faccio questa cosa per te, è più fisica. E io ho come la sensazione che questa persona abbia bisogno di qualche cosa di fisico, di concreto da parte vostra per capire che ci tenete. Andiamo a vedere il mondo.
Cavaliere di Pentacoli e Asso di Coppe. Devo andare a vedere anche 6 di spade, perché 6 di spade ce l'avete anche voi qua. 6 di Pentacoli e Sacerdotessa. Dunque ragazzi, devo dire che secondo me un qualche tipo di relazione, compromesso, accordo potrebbe essere, entro la fine di marzo con questa persona ci sarà. Quello che farà da padrone sarà la chiacchiera, il definire, perché comunque voi avete la giustizia, quindi il definire la relazione, il definire certi confini, il definire certi obiettivi. Vi dico che potrebbe esserci come un viaggio in mezzo per qualcuno di voi. Non so se si organizza questo viaggio o se proprio si prende parte a questo viaggio. Sta di fatto che entro la fine del mese, qua c'è un 6 di pentacoli, qui c'è un 4 di bastoni con un matto, io ho la sensazione che le cose cambieranno, cioè non sarà più la stessa energia di inizio mese, ma ci sarà un compromesso, ci sarà una nuova avventura. Potrebbe anche essere che fino ad adesso, cioè se fino ad adesso la cosa è rimasta platonica, a fine mese ci sia qualche movimento in più, però ho come la sensazione che si vada verso qualcosa di stabile con questa persona. Mi chiedete i segni zodiacali, allora vi dico che potrebbe essere Leone, Gemelli, Bilancia, per adesso vedo questi, ok? Ah, e Sagittario, ragazzi. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Wow, che cosa ho visto! Guardate, anime gemelle. Yin e Yang, come se foste due parti della stessa medaglia, parla di bilanciamento, di unione e di complementarsi l'un l'altro. E poi qui abbiamo separazione, tristezza, mancanza, vi dice che qualcuno sta pensando a voi e che c'è un futuro insicuro. Che è interessante, perché è come se da un lato ci fosse questa attrazione fatale, però dall'altro ci fosse come una necessità di, non dico di separarsi nel senso, però è come di condurre due vite separate. Andiamo a vedere anche gli angeli del cuore, vediamo cosa vi dicono. Molto presto decidi lucidamente cosa vuoi, così che avvenga ora. Fiducia, questa situazione richiede che tu abbia fiducia, il tempo universale. L'universo fa accadere le cose quando noi siamo pronti per riceverle. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale date hype, mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete presente che lo stesso lavoro che faccio privatamente sulle credenze limitanti lo potete anche fare da soli come autodidatti nella sezione degli abbonamenti. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, amore, lavoro, denaro, bellezza, tempo, ce n'è una serie, solo che in più in quella parte tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, parliamo di Kundalini, di come si vede nell'etere, come sviluppare il terzo occhio, insomma ci sono una serie di argomenti in più che completano tutto questo percorso formativo. Tenete presente che sono decenni dei miei studi che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi. Date comunque un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici,
vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Per adesso sono 4, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico, chiaramente. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!